Signori, bentornati a Tokyo. Vi consigliamo di guardare questo video a stomaco pieno perché la compagnia si allarga e la voglia di assaggiare qualsiasi cosa ci capiti a tiro pure. In questi 2 giorni non ci fermiamo mai. Andiamo a mangiare dei ramen buonissimi, che sono sempre una certezza. Mangiamo per la prima volta in un ristorante che cucina solo granchio. E facciamo una cena infinita a base di sushi come mai ci era successo prima. Allora, intanto introduciamo le due new entry. Con noi chef Mauro Siega, ormai noto su questo canale. Se non vi è noto, ahimè vi siete persi uno dei video più belli che esistano sul canale, nonché probabilmente anche il più lungo. E Angelica, che non è una chef perché già deve sopportare Mauro. Stasera sushino, che penso proprio sarà di livello, ma nell'attesa, visto che è un attimino presto, cocktailino pre-cena. Come sempre non è mai semplicissimo capire qual è l'ingresso del ristorante perché non è indicato, ma dovremmo avercela fatta. Cominciamo con un sakeino. Primo giro, Red Snapper. Ci agevolano con delle infografiche. Secondo giro, Deep sea fish in Hokkaido, hot sailfin poacher. ma io li adoro che ci stanno spiegando tutti i pesci, ragazzi. Il pesce è molto grasso, più il pesce è grasso, più si mette wasabi e salsa di soia. Questo mi sembra leggermente scottato. Questa è una clam, un mollusco che hanno tagliato al coltello in modo da renderla un po' più crunchy al morso. Stanno andando speditissimi, ragazzi. I think it's hot. Più che per la velocità mi piace perché è tutto buono. Vederli lavorare è bellissimo. Stiamo mangiando un sacco di clam, Sì, non c'era mai successo. sì. Questo è lo stesso mitile appena mangiato, ma è la parte interna, mentre quella di prima era quella esterna. Questo pesce è marinato nella soia 40 minuti ed è da accompagnare solo al wasabi. Non ci sto dietro e non ci sto dentro, da quanto è buono questo posto. Sulla freschezza penso che le immagini siano piuttosto eloquenti. Piattino di gamberi incredibile. Ci mettiamo un po' di wasabi. No, che gli vuoi dire? Non ho mai mangiato un gamberetto così dolce. Very sweet. Just wasabi. Praticamente ci spiegava che questo frutto di mare ci sono solo 3 o 4 settimane all'anno in cui è così cremoso e che quindi è buono e venga servito fondamentalmente. Japanese, Spanish mackerel. E qui si va di mano. Burro su riso, non era neanche pesce. Ragazzi, vi giuro che sto facendo una fatica incredibile a stargli dietro perché voglio inquadrarvi tutto, ma vanno velocissimi. Lui da vedere è bello da matti mentre lavora il pesce. Questo pezzo che ci hanno appena portato è il belly, quindi è la pancia del pesce precedente, appena scottato con un po' di sale, libidine. Ah, l'aglio, questo l'abbiamo mangiato anche in tempura. È lo stesso pesciolino che abbiamo mangiato in tempura ieri o nel video precedente, non so bene dove l'abbiamo messo. Meglio in tempura o meglio così? Ti metto Meglio subito. e basta. Vi dico quello che ho capito, questo viene da quel mitile gigante di cui ci fanno vedere la conchiglia. Con la parola mitile. Sì, io con la parola mitile gestisco tutti i piatti che mi stanno arrivando. Grigliato. I passaggi che stanno arrivando sono talmente belli che perde anche un po' di senso che io vi stia a spiegare che pesce è, da dove viene. È tutto bellissimo, è tutto buonissimo. Shirako, da accompagnare a un sake caldo che sarebbe lui. Shirako means white baby. E questo è il sake in accompagnamento. Lo shirako è... sì, esatto, proprio quello. Questo ci hanno spiegato che è sempre come fosse lo shirako, ma di schello, quindi di capasanta. Questa è Ocean Trout, quindi trota dell'oceano. The skin of the trout. E questa che è una chip è la pelle della stessa trota. Ah, sono contento che ci portano le immagini così io vi faccio vedere. Nigiri è relativo pesce. Lui spiegava che appositamente è stato tagliato a metà la pelle in modo tale che sia al giusto punto di morso e non risulti eccessivamente gommosa. Io l'ho già assaggiata, è una bomba. Oh, finalmente un pesce che conosco, il pesce palla, detto anche fugu. Ci raccontava che ci sono diversi tipi di fugu e quello di oggi, se non ho capito male, è questo. E questo è il suo shirako. Prossimo mollusco, dove aggiungere solo wasabi. È inutile che vi dica i nomi, ragazzi, tanto sono tutti nomi giapponesi, per cui poco cambia. Questa è parte dello stesso animale, ma è leggermente scottata. Allora, penso di poter dire che sia il posto di sushi più veloce che abbiamo mai sperimentato qua in Giappone. Forse anche il più figo. E anche molto buono.
Allora, noi siamo abituati a questo riccio, ma questo che è meno comune viene da Hokkaido ed è quello che ci stanno per servire. Ci stanno servendo almeno un 3/4 di materia prima che non abbiamo mai visto prima d'ora. Piattino commovente di ricci di mare. Il consiglio che ci è stato dato è: prendi 2 o 3 striscioline di riccio, un pochettino di riso e mastichi lentamente. L'ultima parte, quella difficile. Seppia. Altra parte della seppia grigliata. La bellezza di questo micro calamaro. Prima crudo e poi cotto. Cotto cambia completamente, è incredibile. Questo è un piccolo red snapper. Next course sta per arrivare il fegato di rana pescatrice, che è senza dubbio la prima volta che mangiamo in un ristorante di sushi. E anche questo è un passaggio che va accompagnato con il suo sake. È tenerissimo, ragazzi, si scioglie in bocca. Non credo di aver mai mangiato fegato di rana pescatrice, ma ragazzi è una prelibatezza. Quello è vero wasabi. Non quello che vediamo in Italia. Bonito e senape giapponese. Sono invidiosa che lo devi ancora assaggiare. Quindi qui abbiamo sempre bonito e dell'aglio marinato nella soia. Per un mese. Fantastico. Pezzettino di cernia. Wow, cioè, guarda come brilla. Sembrano finte queste inquadrature. Questo si chiama koada, questo pesce, e dovrebbe essere una sarda, da quello che ho visto su ChatGPT. Questo è un gambero che viene half boiled, quindi diciamo bollito per metà della cottura e poi viene passato alla brace molto rapidamente, di modo tale che mantenga la dolcezza. Raga, io non so quanto durerà questo video perché io pensavo finissimo tipo 10 passaggi fa, non finiamo più, finché ne arrivano io ve li faccio vedere. Questo pezzo di tonno si chiama akami, in realtà non è neanche il più pregiato, è la parte più magra. Questo è l'otoro, che è la parte più grassa del tonno, la più buona, la più pregiata, e in questo caso hanno alternato 3 fettine di otoro col wasabi, perché ci dicevano il wasabi si compensa perfettamente con la grassezza di questo taglio di tonno. Ci dicevano che quando lo chef deve assaggiare il tonno e sceglierlo al mercato, il pezzo che assaggia è la carne e quello che gli dà più informazioni relativamente alla acidità e ricchezza di gusto del pesce. Cioè, se non fosse chiaro, stiamo anche facendo una masterclass, oltre a mangiare del sushi di vivo. Testa di gambero. Io voglio uscire di qui, che quando esco fuori c'è il sole. Lui continua ad andare avanti e più va avanti e più io lo adoro. Credo che probabilmente finiranno quando avranno finito il riso in cucina a questo punto. E riecco a voi l'anguilla di mare. Penso che sia stagione perché ce la stanno proponendo anche in gelateria. Però questa è la più buona di tutte. Vi faccio vedere il nigiri, vi faccio vedere il pesce della didascalia e me lo mangio. È la serata più bella della mia vita. Questo ce l'ha descritto come Pacific Herring. Proseguiamo col gongo in una diversa preparazione. Comincio a perdere colpi, ragazzi. Nigiri di bonito belli. Mamma mia manetta. Ragazzi, siamo alla fine. Questo è l'ultimo. Lo dico anche con un po' di dispiacere, ma prima o poi doveva finire. Tamagoyaki. Later. Preparazione matarasso. Bello arredarsi la stanza a mezzanotte. Sì, sì. Belli ryokan. Breve chiusura di quella che è stata la maratona di sushi migliore della nostra vita. A un certo punto eravamo talmente inondati di cibo che non riuscivamo più a capire che cosa stava succedendo. È stato fighissimo. A me è piaciuto non tanto per il numero di passaggi infinito, ma più che altro perché sono arrivate cose ok, buonissime, ma soprattutto molto particolari. Avevamo già fatto esperienze simili, Ma mai c'era stato servito delle conchiglie, dei mitili, dei muscoli di questo tipo, pesci che non avevamo mai sentito nominare, ed era molto bello anche il fatto che spesso ci veniva servita una parte del pesce cruda seguita da una parte del pesce cotta. ma poi spiegazioni, foto in accompagnamento, loro che si prodigavano nello spiegarci qual era il modo migliore per mangiare quel pesce, qual era la sua stagione. Ci hanno aiutato proprio anche nelle spiegazioni a capire meglio cosa ci stessero servendo, cosa comunque piacevole ma superflua nel momento in cui quello che mangi è comunque buonissimo e potresti anche ignorare tutta la descrizione a contorno. Però in realtà è stato molto figo. A mio avviso la migliore esperienza sushi fatta finora
volta in Giappone c'è stato un momento in cui ci hanno detto: cosa facciamo, andiamo avanti o ci fermiamo qua? Ci siamo un po' guardati tutti, alla fine abbiamo detto vabbè, interrompiamo, perché eravamo 2 ore e mezza che eravamo seduti. Abbiamo pagato in 163.000 yen e rotti, che sono grosso modo a testa alla fine in euro sui 215-220. Abbiamo fatto 3 giri di sake, mi aspettavo di pagare di più. Loro fichissimi, bravissimi, cordiali, gentili, non sempre succede. Bancone molto piccolo, c'erano soltanto 6 posti. Nel seminterrato bisogna sapere dove si trova questo posto, perché altrimenti, anche se volete andarci, anche se avete prenotato, Poi non lo trovate. Chiaramente le nostre avventure in Giappone sono tutto tranne che finite. Signori, è un'altra giornata pazzesca. In quel di Tokyo ci siamo alzati bene, esatto. Grazie per il suggerimento, non mi veniva il termine corretto, soprattutto dopo il sushi di ieri sera, che è stato veramente un'esperienza pazzesca, ma ve ne abbiamo ampiamente parlato. Siamo direzionati verso il Sensoji, sempre qui in zona Asakusa. Come vi dicevo, non è difficile qui a Tokyo trovare dei posti dove fanno il caffè buono, e infatti sulla strada ne abbiamo trovato uno. Naomi Coffee, qua ad Asakusa, caffettino valido. Ed esattamente come un anno fa, quando portammo qui Chiara Pavane e Francesco Brutto a provare il melon pan, perché non farlo provare anche a Mauro e Angelica? E di conseguenza, subito dopo, visitina al Sensoji Temple. Cioè dovrebbe essere il contrario, venite al Sensoji e poi mangiate il melon pan. Non se seguite questo canale, ricordatevi che guida sempre il cibo. Ovviamente ve li fanno anche farciti, ma noi andiamo per quello plain. Sei felice, Franci? Sono curioso di vedere cosa ne pensate, ragazzi. Poi potrei fare un mashup di tutti gli chef che assaggiano il melon pan. È uno snackino, Piacevole, vero? Hai mezza pirlatura, dici? Ah, è buonino, da bucciare nel latte la mattina. Ah, bello caldo, morbidino e croccante. Tempio Sensoji più bella giornata uguale un casino di gente. Qua credo si vincano pupazzi. Allora, 100 yen si mettono qui dentro, poi a questo punto fai così. Devo far uscire una bacchetta, eccola qua. La numero 80. È il primo. Prendi il fogliettino. Excellent good fortune, ok? Non mi sono portata a siga, mi fa una buona predizione. Se ti diceva una brutta cosa, tu la dovevi mettere qua e loro la bruciavano per te, in modo tale che tu non avessi sfortuna. Siccome non avranno voglia di sbattersi, penso che siano tutti uguali quei fogli. Allora, lo sapete che sono in fissa per queste puttanate, ma vogliamo parlare di questa che vende gli elettrodomestici, cioè i mini aspirapolveri. Franci vuole gli adesivini. E adesivini 3D di cibo. Certo che è anche una bella autovettura anni 80. Questa ti toglie le gengive praticamente. Sì, bene ma non benissimo. Te la Grazie cedo Mauro. Primo acquisto di Mauro, possiamo fare di meglio. La cipolla. Siamo arrivati a Minami Aoyama, quartiere molto cool di Tokyo, e torniamo a trovare una vecchia conoscenza già presentatavi sul canale l'anno scorso, motivo per il quale non ci rifaremo un intero video lungo, ma lo troverete in modalità verticale, come piace dire a noi. Cosa vuol dire verticale? TikTok, Reel, Shorts e anche Facebook. Mentre loro mi puliscono il semaforo. Non ho ben capito che cosa facciano questi pupazzetti, se sono tipo degli aspirapolveri, ma mi esaltano. Allora, innanzitutto ti segue con lo sguardo, tu ti sposti e lui si gira verso di te. No, ma è impressionante. Buonasera ragazzi, sempre da quel di Tokyo. Ore 18:50, tenteremo di entrare in un posto che tra mezz'ora chiude. C'è anche qualcuno già in coda, ci siamo messi ulteriormente in coda anche noi. Questa è la situazione. Un po' di posti liberi ci sono, lì il man si sta adoperando per liberare sedie. Siamo positivi
Perché qua in Giappone se ti presenti nei pressi dell'orario di chiusura non è detto che mangi, Ok, ci ha appena detto wait please. E quindi ci sediamo educatamente. E con il ramen di stasera siamo messi così. Devo dire che ha una bella faccia. Niente male anche quello di Franci, anche quello di Mauro e niente male anche quello di Angelica. Di base fanno 4 tipologie diverse, una con il brodo di porcini, l'altra con il brodo di soia, un'altra con il brodo di yuzu e un'altra ancora con il brodo di sale. Per il resto poi vi consiglio di scegliere sempre quello con l'uovo, in alcuni ci sono un paio di wonton, alghe nori, altre robe e amenità. Buon brodino. Buon brodino. Assaggio prima il brodo, buonissimo. E se con il brodo è buonissimo vuol dire che probabilmente siamo nel posto giusto. Questa è una cosa assolutamente da non fare con le bacchette, infiazzare cibo. Ma non sapevo come tirarlo su. Quanto sono contento, ragazzi. Devo dire che abbiamo scelto molto bene, perché li abbiamo scelti tutti e 4 diversi, di modo tale che così ce li scambiamo e riusciamo ad assaggiarli tutti. Io adesso sto provando quello di Mauro con lo yuzu e ragazzi, spacchicchia anche questo. I ragazzi in cucina ci sanno fare. Ma quanto sono contento quando azzecco i posti dove andare a mangiare, soprattutto quelli un po' improvvisati dell'ultima ora. E voi direte, vabbè, ma sei in Giappone, sono tutti buoni i posti. Mica tanto, si prendono i pali anche qua. Questo ramen era davvero buono, se vivessi qua tornerei a provarli tutti, ma in realtà già stasera l'ho fatto. Tra l'altro abbiamo pagato 49 euro in 4, c'è stata anche una bibita in mezzo, che è praticamente il nulla considerando la qualità di questi ramen. Chiaramente vale sempre il discorso che passeggiando per strade a caso di Tokyo ti imbatti in posti dove entreresti così a caso, perché vedi vecchietti che infilzano anguille o che grigliano la qualunque. Girettino ad Akihabara. Ed è subito Need for Speed Tokyo Drift. The next day. Qualcuno stamattina ha avuto un'idea di me e non sono io. Hai detto tu che volevi andare a correre? Non credo proprio. Guarda che se io lo chiedo ora ti diranno... Fammi vedere il filmato dove dico questa cosa. Cosa fai senza scarpe? Protesto. Possiamo dare la colpa a Mauro Siega per l'idea di stamattina? Metropolitana delle 7 del mattino, si sta un po' stretti. Fortunatamente abbiamo dovuto fare solo una fermata. Fermata di Ueno e quindi relativo parchetto di Ueno. Che a parchetto mica tanto. Ok, adesso dobbiamo definire un giro da fare. Direi, andiamo a toccare l'acqua e torniamo indietro. Devo dire, è sempre molto figo correre all'estero in un bel parco. Ma lui che si allena in cravatta e passa in testa al gruppone. Ci sono anch'io, Ho scoperto questo metodo infallibile per la corsa. Praticamente ogni giorno corro almeno 20 minuti minimo. Se manco il giorno, se non vado a correre, il giorno dopo devo recuperare anche quei 20 minuti e quindi ne corro 40. E funziona da Dio. Oggi per esempio devo correre 16 ore e 40 minuti. Su quelle barchette lì un anno vi ci abbiamo portato. Anche se Francia è rimosso. Allora, ci sono gli atleti e poi, vabbè, insomma, Turisti. amatori che fanno le foto ai cigni. Torniamo indietro a recuperare le donzelle. Prima donzella, Franci, fatto Harakiri? Ma guarda che Instagram va avanti anche senza di te. Io stavo facendo le foto. Intravedo dei gradini alla Rocky Balboa. Bella idea del capo, fare i gradini. Tutto bene, gruppo? Sì, Perfetto. Serve qualcosa? un caffè. Un dorayaki? No, bel ramen ci sta. Attenzione, che agilità lo chef con questo balzo da executive. 5 km. Nulla di impossibile, ma meglio che nulla. Adesso c'è un po' di orienteering alla ricerca. Adesso c'è un po' di respiring. donzelle. Messaggio di Angelica, siamo al bar. C'è qualcosa che non quadra. L'app della Nike mi dà 5 km e 68 e l'orologio 5,14. Andatura media 6,20, ma considera che io i primi 30 secondi ero fermo a mettermi le cose in tasca e siamo stati leggermente sotto i 6 minuti. Insomma, dai. È faticante, ci sta. Era buona la brioche? Buonissima. Dove l'avete presa? Non possiamo dirlo. Bene, bravi tutti, complimenti. Yeah. Potrei quasi proporre una doppietta domani mattina, ma non lo faccio. No, ma tranquilli, non lo faccio. Anche perché domani mattina mi ricordano che dobbiamo andare al Toyosu Market.
Domani si corre lì al mercato. Domani corriamo in mezzo alle bancarelle. Secondo me loro sono contenti. Abbiamo un tonnetto e poi scappiamo. Direi che ci siamo ampiamente guadagnati un'enorme, gigantesca ciotola di ramen. Torneremo in un ramen dove vi portammo quasi 10 anni fa, nel nostro primo giro in Giappone. Forse molti di voi neanche l'hanno visto, quindi mi sembra un'ottima occasione per farvelo conoscere. Tra l'altro andiamo a verificare se è ancora meritevole di stare sulle mappe. Meritevole delle mappe di Gianni e Francia. Solo l'uomo meritevole. Guarda, conoscendo i giapponesi direi che non ci saranno dubbi, però andiamo a vedere. Dobbiamo ricaricare la Suica. Bene, siamo arrivati con una decina di minuti di anticipo sull'apertura e come sempre abbiamo fatto bene perché c'è già la coda. Ma fortunatamente per noi è una coda breve. Il posto è questo qua, Ramen Shichisai, e ci troviamo nel quartiere Achobori che è a pochi minuti da Ginza. Sono emozionato, sì. Abbiamo preso Franci, il classicone da first timer, anche se non è una first timer, e io ho preso gli Tsukemen, di cui sono molto ghiotto. Davanti a noi c'è l'omino che li prepara, che adesso vi faccio vedere. E come molti posti qua in Giappone dovrete ordinare da soli alla macchinetta che c'è subito all'ingresso. Non mi andate in sbattimento, ragazzi, è semplice, chiaro, diciamo abbastanza chiaro. Se ce l'abbiamo fatta noi ce la potete fare anche voi. Si paga o in contanti, ma si può anche pagare con la Suica o con la Pasmo, che sono le tessere che utilizzate per i trasporti. Gli date il vostro bigliettino. Fondamentale, vi chiederanno se volete la dimensione standard o la dimensione quella più grande, e il costo è lo stesso, cioè voi avete già pagato. Liberi di prenderlo anche più grande, tanto ormai avete già pagato, quindi il prezzo è il medesimo. Arigato gozaimasu. E siamo dei signori. Mamma mia, come si sente l'odore di acciughe. Potrei aver esagerato. Ho preso una porzione da camionista, chef Rubio sarebbe fiero di me. Non so se consigliarvi di dirgli big, perché ragazzi vi prendono alla lettera. Arriva una porzione devastante. Io ho corso stamattina, quindi me lo sono meritato. A fianco ciotolone di brodo di sardine, profumo particolarmente intenso. Non vedo l'ora. I ragazzi qua mi sono già partiti, il silenzio vale più di 1000 parole. E anche quello di Franci sembra interessante. Taglio metà l'ovetto, se ci riesco. Porca miseria, come si fa? È un uovo senza tuorlo. È un uovo senza tuorlo, aspetta che lo rimordo. Che buono. Ragazzi, non tutta sta conversazione, cioè quando è il momento di mangiare si mangia. Tu ci hai insegnato che qui per mangiare non si fa conversazione. Bravo, era la risposta che volevo sentire. E non so se mi spiego, ma penso di sì. Voi prendete il vostro ramen e lo adagiate in questo brodino caldo al sapore di sardine. Considerate che la mia versione dipping sono noodles freddi o comunque temperatura ambiente, mentre il brodo è caldo. Il brodo è caldo? Sì. Allora, subito veloce paragone con il ramen di ieri sera, che era altrettanto eccezionale. Qui i noodles sono più cicciosi, hanno più morso, hanno anche un po' più dente secondo me e sono più spessi. Anche quelli di ieri erano molto buoni, io personalmente sotto i denti preferisco una consistenza di questo tipo. Vai Mauro, voglio il tuo parere. Che confronto con quello di ieri, qui il brodo è più torbido, Ok. intenso, carnoso, anche penso perché ovviamente i noodles sono più spessi e assorbono di più, quindi ci sta. Capite perché vado in viaggio con gli chef? Perché possono inserire le competenze che mi mancano. Sentiamo anche Franci. A mio gusto personale, il brodo di ieri sera era decisamente più buono, ma i noodles io preferisco questi qua. Questi qua secondo me sono la fine del mondo. Dovremmo chiedere un 4 mani tra loro. Esatto. Con i noodles. Secondo e me- con il brodo. Come sempre vi sarà utile una Franci perché parte uno scambio. Io spero che quelli di voi che hanno già visto i nostri video del 2018 e sono già stati in Giappone, spero vivamente che non si siano persi questo posto. Mamma mia ragazzi, Siamo in estasi. sono pazzeschi, pazzeschi.
La pasta è buonissima. Venite a mangiare qua e vi renderete conto della differenza. Se la gioca con i ramen più buoni che abbiamo mai mangiato, davvero. Ti riesci a metterli a fuoco? No, così fai la foto. Sì, sono foto. Ok, lo vedete che sono fatti a mano. Questi qua sono quelli che mi ha fatto lui 5 minuti fa. Nel caso steste pianificando un viaggio in Giappone, ci siamo capiti. Allora, buoni anche i tuoi. Chiaramente per i noodles fare lo stesso discorso perché sono gli stessi. Il brodo, se devo dirti, preferisco leggermente di più il mio, ma è un tema di gusti, Bene, perché io preferisco... Fantastico. A ricambio. Questo è definitivamente un posto da mappa e al quale vorrei esaurire molto volentieri tutto il menù. Tra l'altro abbiamo pagato prezzaccio, 1200 yen per ciotola. Ah sì, lo volevate sapere, sono riuscito a sconfiggere i miei ramen, li ho finiti tutti, ma d'altronde penso non ci fossero dubbi, no, a riguardo. Adesso andiamo a far contento Mauro, che da quando è in Giappone... E da quando è in Giappone che ci sta scassando la Mi con Kappabashi. Bisogna. Tanto lo sappiamo tutti che lo bloccheranno alla dogana perché avrà 126 coltelli. Per chi non lo sapesse, ragazzi, Kappabashi è quella zona di Tokyo, quella via di Tokyo, dove vendono di tutto e di più per la cucina. E voi direte, ma non potevi comprarli in Italia? No ragazzi, perché le cose che fanno i giapponesi relativamente alla cucina e in particolare i coltelli sono nettamente superiori a quelli del resto del mondo, quindi la maggior parte degli chef, anzi direi tutti, viene qui a comprare la propria attrezzatura. Poi c'è il fascino, no? E poi c'è il fascino. Sceglierlo, guardarlo. Ora abbandoniamo Mauro come un gatto in autostrada, lo abbandoniamo a Kappabashi e poi noi andiamo a fare altro. Pausettina caffè prima della destinazione finale. Ma che bella situazioncina, ragazzi. Dopo il ramen non potevamo chiedere di meglio. Un caffè latte. Ma in realtà il caffè latte è la scusa per ordinare il budino. Vi abbiamo mai raccontato quanto sono in fissa i giapponesi per il budino? Secondo me sì. Potrebbe essere giusto, da come affonda il cucchiaino. Buono, ma io lo preferisco quando è un pochettino più cremoso. Più buono quello di Andrea Tortora? Per forza. Primo perché sennò Andrea non mi parla più e secondo perché è vero. Non stiamo trovando un posto per il caffè sbagliato. Cioè, bisogna impegnarsi, capite? Starbucks escluso, ovviamente. Esatto, perché... Ma quello serve per riposarsi e per lavorare un po'. Questo posto qui l'abbiamo beccato passando in direzione Kappabashi. 2 shure che ti fanno il caffè, anche filtro. Ecco, non c'è spesso non c'è tantissima scelta, cioè magari hanno tipo solo una tipologia, però tutti quelli bevuti fino adesso sempre buoni. Allora, siamo arrivati. Anche lì ce n'è un altro. Tutto giù di qua e tutto giù di là, è tutto cucina. Qui vi fanno vedere quali sono tutti i passaggi per arrivare da una ciotola di legno grezzo a una ciotola laccata. Perché ovviamente qui a Kappabashi potete comprare tutte le ciotole che volete. Questi sono tutti poggiabacchette, uno più bello dell'altro. Grembiuli e uniformi. Qui avete anche una tagliere con pezzettini di polistirolo per farvi provare come tagliano i vari coltelli. Che è la spada di Gammon. Fai attenzione che ti tagli un dito. Bellissimo. Posso rimanere qui a tagliare il polistirolo? Ecco, qui hanno giusto un paio di cose. Trovato qualcosa interessante? Questa è la mandolina cinese che di cui parlavamo. Allora, la mandolina cinese è quella che fa le strisciolone. Sì. Questa ha diverse modalità e ti fa addirittura tipo la griglia. Se devi fare un Wellington e devi ricoprire qualcosa. Beh, a noi franci direi che non serve. No, no. Un colino di dimensioni importanti. Ma ci sono dei negozi clamorosi. E lo dico io che non sono uno chef. Rispetto a quando siamo venuti con Chiara e Fra, che sì, sono entrati in tanti negozi e hanno comprato tante cose, Mauro ci sta letteralmente facendo entrare in tutti, e ragazzi dico tutti i negozi della via. Qui li stiamo facendo tutti. La pelle di squalo,
che vi serve per grattare il wasabi. Potrebbero apparentemente sembrarvi uguali o molto simili, ma in realtà ci sono tipologie molto diverse e ben definite e ognuna ha un suo particolare uso. Io l'anno scorso ho comprato un gyuto che è all'interno delle tipologie dei coltelli giapponesi uno dei più versatili, con cui si può fare diciamo l'80% delle cose. Se non siete dei pro, il gyuto forse è il coltello con cui iniziare. Qui davanti altro posticino super bello per il caffè. Ci prendiamo un paio di dorayaki. Momento dorayaki. Franci, spiega che cos'è il dorayaki. È una sorta di sandwich con 2 crespelle che contiene una marmellata di azuki. Impanina i fagioli. Ma poi che ve lo dico a fare? Avete guardato tutti, no? Doraemon mangiava i dorayaki. Doraemon. Consistenza e gusto molto giappo. Sì. Sì. Diciamo che secondo me i giapponesi sono bravi sul salato. Sì. Però toglietevela la soddisfazione di provare un dorayaki. Ecco, uno dei miei preferiti tra i coltelli giapponesi, ma che per me non avrebbe senso comprare perché non lo userei, è lo Yanagiba, che per me è eleganza assoluta quando lo vedo usare dagli chef. Lama lunga e sottile, è un po' la katana del sushi, nel senso che gli chef lo utilizzano con un movimento unico quando tagliano sushi e sashimi, è pura eleganza. Ma ripeto, totalmente inadatto per uno come me che non lo saprebbe utilizzare. Ed eccolo l'acquisto che non potevamo proprio perderci. Il pentolino per il tamagoyaki, il coperchio per pressare il tamagoyaki e le bacchette per cucinare il tamagoyaki. Considerando tutti i tamagoyaki che fa Franci, come potevamo pensare di andare via senza? Giustamente loro ti fanno anche vedere come si usa in modo da invogliarti ad acquistarlo. Sì, ti viene una voglia pazzesca. Diciamo che con Franci ha funzionato. Sì. Nel frattempo siamo finiti in un supermercatino giapponese bellissimo. Ma quanti dressing hanno? Sono tutti dressing. Che figata! Anche le confezioni di spezie spaccano di brutto. Sacchettoni di kombu. Cioè, ma ne prendo una a caso, una confezione di noce moscata così. Questa è da portare a casa di un amico come regalo. È bellissima. Castagne. Ma tipo sciroppate? Sì, secondo me sarebbero da comprare e da assaggiare. Coleotteri giganti. Andiamo a ripescare Mauro Che intanto fa danni in un altro negozio. Sì, avrà acquistato un arsenale di coltelli. Eccolo lì. Mauro? Ok, Mauro ha comprato un deba, che viene tipicamente usato per lavorare e sfilettare i pesci. Questi qui sono coltelli da 1.000-1.300 euro l'uno. Questo qui dove ha comprato Mauro è uno dei negozi più famosi della via, dove presumo vengano a comprare molti chef, si chiama Kama Asa. Ha il negozio di coltelli e lì il negozio di roba da cucina dove Franci ha comprato. Lui vende solo portamenù. Guarda, stavo giusto per chiederti di prenderla. Se la strofini. Esce uno chef. Salto temporale, da Kappabashi siamo finiti a Shinjuku. Visto che siamo in anticipo sul ristorante di stasera, ci siamo infilati in un baretto, ci prendiamo una bottiglia, un po' di appetizer e incominciamo la serata così. L'unica cosa è che ci siamo dovuti splittare perché c'erano 2 tavoli da 2, quindi noi qua e Mauro e Angelica dietro. Questo è talmente figo che mi fermerei anche a mangiare, ma abbiamo un'altra prenotazione. Kampai. Kampai. Allora, siccome la signora qua ci sta simpatica e ci sembra veramente un bel posto, ci siamo detti abbiamo ancora un po' di tempo, prendiamo un altro assaggino prima di spostarsi a cena. E quindi Angus beef pie, molto English, ma servito dai giapponesi. Adesso io non... Senti, Tagliamo la testa all'Angus. mi sa che dentro è palla di fuoco. Concordiamo? Allora, la signora ci è piaciuta talmente tanto che abbiamo deciso di riprenotare e a sto giro fare il menù per una delle prossime sere qui a Tokyo. Stiamo attraversando un quartierino, mi viene male perché ogni 5 metri letteralmente c'è un posto dove vorrei entrare. Sembrano tutti fighissimi.
Probabilmente siamo inconsapevolmente in un posto di ristorantini strafighi dove vanno i local e mi infilerei ovunque. Meno male che il nostro posto sta proprio qua. Per intenderci, voi vedete posti così e minchia volete entrare. Allora, siamo arrivati, il posto è questo qua. Come al solito nei posti fighi da fuori non direste mai che è un ristorante. Speriamo che sia figo come tutti quelli che abbiamo visto in questa zona, perché se è l'unico che fa cagare, ragazzi, prenotatoci dall'ottimo Masahiro. Grazie Masa. Non lo sapevamo, ma abbiamo appena scoperto che questo posto ha una stella. Non l'abbiamo fatto apposta, giuro. È colpa di Masa. Pensavo è colpa di Mauro. Ci spariamo per l'occasione un vinellino giapponese scelto da Angelica, ovviamente, che è la più competente in materia, possiamo dire. Mauro ti guarda male. E vitigno Koshu, devo dire molto buono. Siamo in un posto specializzato in crab, quindi sarà tutto un menù degustazione a base di granchio. Non vediamo l'ora. Ci hanno portato un brodino per iniziare, acqua, zenzero e gli scarti dai quali hanno ricavato questo brodino di tutti i piatti che ci arriveranno. Tra l'altro è uscito lo chef a salutarci, ha fatto 176 inchini, siamo presi benissimo. Ci hanno servito il primo piatto che è a base di flathead lobster. Confesso la mia ignoranza, non l'avevo mai vista, è bellissima. Un astice, Schiacciato. poverino, un astice che sembra che sia stato schiacciato. Quindi la sua carne, yuba, che vi abbiamo già fatto vedere innumerevoli volte, e mousse di piselli. Aspetta che mescolo un attimino. Che buono, delicatissimo ragazzi. È peloso, sì, horse hair crab. Non esiste solo la gran seola a quanto pare. Questo è horse hair crab perché effettivamente se voi lo accarezzate è peloso. Fiori di sancio sono gasatissimo. È arrivato un piattino di sashimi dove sono presenti due diversi gamberi, il kuruma prawn, mai sentito in vita mia, versione cruda, versione cotta. Lo spot prawn è una tipologia di orata sibrim giapponese da accompagnare con sale e con salsa di soia. Comincio dal kuruma prawn, briciolino di sale, sembra zucchero a velo, sale a velo, ha la stessa consistenza. Proviamo la sua versione cotta, interessante, forse mi piace un po' di più quella cruda. Comunque ingredienti super freschi ragazzi. E chiudiamo colorata. È arrivata una terrina di snow crab con un topping di panna acida, caviale che lo stesso chef è andato a recuperare decidendo esattamente la percentuale di salatura che più riteneva corretta e altri topping che vado ad assaggiare. Il granchio è praticamente lasciato nature. Una sorta di simmental col king crab, molto molto figa. Direbbe. Cheat. E mi fermo qua. Che buona ragazzi, altro che simmental. È una bomba atomica ragazzi. È arrivato il momento del king crab. Non so se si capisce, ma la testa di king crab che ci hanno messo in mezzo al tavolo è più grande della mia. Ovviamente proveniente da Hokkaido. Devo dire che da che non li avevo mai mangiati, adesso almeno una volta al giorno il firefly squid, il piccolo calamaretto che ci avete già visto mangiare nei giorni precedenti. Questi sono i firefly squid? Sì, Perché sembra le lucciole. sì. Firefly sono le lucciole? Lucciole. Ti fa... Quindi king crab, calamaretti e germogli di bambù. Allora, in tipico stile giapponese, la materia prima è toccata il minimo possibile per esaltarla e non per coprirne il gusto. Mi suggeriscono con insistenza di dire che questa è tequila, sale e limone. Non è mia. Non è tua, non è mia e non è di Angelica. E il cerchio, No, si restringe. No, non è neanche mia. È che non so se Se è più per pericoloso caso- che abbiamo pensato assieme. Ho paura perché... già solo così... Ascolta. Vado. Che è la fritta di kuruma prawn con salsa tartara in accompagnamento. Raga, è buonissima, però non voglio stionarmi per assaggiarla. Devo aspettare. Mi immolerò io. Ha detto hot, ma nel senso di piccante o nel senso di caldo? No, nel senso di caldo, però molto buono. Dentro c'è un sughetto delizioso di gambero. Wow.
Quello che credo sia l'ultimo passaggio prima del dolce, tra l'altro carinissimo, è passato di nuovo lo chef e ci ha fatto vedere il modo in cui ha cotto questo granchio. Devo dire ragazzi che di granchio comunque ne è arrivato tanto. Qui c'è un piattino di pickles e a lato una zuppetta, cerco suggerimenti, di miso. Era la cosa più facile da dire. La zuppa di miso è sempre super gradevole. Di granchio? No. Ok. No, ok. Hai detto giusto. Ho detto giusto. Adoro la zuppa di miso sia quando me la portano all'inizio sia quando me la portano alla fine. Assaggio rapidamente anche il granchio. Comunque ce n'è. Anche qui materia prima protagonista, poco condita, poco pasticciata, da assaporare così com'è. Che bello ragazzi questo piatto innanzitutto, che mi piace molto. Siamo in chiusura, siamo al dolce. Questa è una gelatina citrica su un fondo di salsa di fragole. È tutto di stagione, non capita spessissimo in Giappone di mangiare la frutta e quindi me la godo. Siamo usciti, un'esperienza davvero incredibile. Il granchio più buono della nostra vita, ma questo ve lo potevate immaginare. A differenza magari dell'Italia o di altri paesi, qui rischi veramente di mangiare, tornare a casa e non sapere che hai mangiato da Gesù bambino, come nel caso di stasera. Un posto della Madonna, una sola persona in cucina, come spesso capita in questi casi in Giappone, una sola persona in sala, 12 posti secchi. Tra l'altro ci ha fatto venire in un orario in cui poteva gestirci, perché più di 7-8 persone contemporaneamente probabilmente non riesce a gestire. Ci ha regalato alla fine dei dolcetti fatti da lui, è uscito fuori più volte a spiegarci i piatti. Incredibile. Masa, ti voglio tanto bene per averci prenotato questo posto. Grazie Masa. Detto questo ragazzi, Quanto abbiamo speso? ah sì, abbiamo speso un po', questo posto costa Abbiamo indubbiamente. speso 137.000 yen In 4 sui 70.000 yen a coppia. Ok. 360 euro circa a coppia, con bottiglie di vino, calici di vino, eccetera eccetera, ed è un prezzo che per quello che abbiamo mangiato ci sta. Materia prima incredibile. Questo è un posto che è inutile che ve lo dica, va prenotato con largo anticipo, ma ne vale assolutamente la pena. Detto questo, noi ci vediamo domani a questo punto. O tra poche ore. O tra poche ore, come giustamente ricorda Mauro, perché domani mattina c'è da fare una certa levataccia.